Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Brilleve, compresse rivestite Thetis Pharma SRL. Ultimo aggiornamento. 8 ottobre 2021. Cos'è Brilleve, compresse rivestite? Confezioni. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Indicazioni. Posologia. Controindicazioni. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Brilleve, compresse rivestite durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'è Brilleve, compresse rivestite? Brilleve, compresse rivestite è un farmaco a base del principio attivo gestodine più etinilestradiolo, appartenente alla categoria degli contraccettivi ormonali sistemici e nello specifico associazioni fisse estroprogestiniche. È commercializzato in Italia dall'azienda Thetis Pharma SRL. Brilleve, compresse rivestite può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Brilleve 20 mcg più 75 mcg 21 compresse rivestite. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Sandoz SpA. Concessionario: Thetis Pharma SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe C. Principio attivo: gestodine più etinilestradiolo. Gruppo terapeutico: contraccettivi ormonali sistemici. Forma farmaceutica: compresse rivestite. Indicazioni: contraccezione ormonale orale. La decisione di prescrivere Brilleve deve prendere in considerazione i fattori di rischio attuali della singola donna, in particolare quelli relativi alle tromboembolie venose, TEV, e il confronto tra il rischio di TEV associato a Brilleve e quello associato ad altri contraccettivi ormonali combinati, COC vedere paragrafi 4, 3 e 4. Posologia. Modo di somministrazione. Uso orale. Modalità di assunzione. I contraccettivi orali combinati, quando sono assunti correttamente, hanno un percentuale di insuccesso dell'1% per anno. La percentuale di insuccesso aumenta quando vengono dimenticate o non sono state assunte nel modo corretto le pillole. Le compresse devono essere prese nell'ordine indicato sul blister, ogni giorno all'incirca alla stessa ora, se necessario con un po' di liquido. La posologia di una compressa al giorno per 21 giorni consecutivi. Ciascun blister successivo deve essere iniziato dopo un intervallo di 7 giorni libero da pillola, durante il quale si verifica di solito una emorragia da sospensione. Questa inizia in genere 2-3 giorni dopo l'ultima compressa e potrebbe anche non essere terminata prima dell'inizio del blister successivo. La seconda confezione di Brilleve verrà iniziata esattamente nello stesso giorno della settimana in cui era stata iniziata la prima confezione, 4 settimane prima. Modalità di trattamento. Come iniziare l'assunzione di Brilleve? Nessun trattamento contraccettivo ormonale nel mese precedente. L'assunzione delle compresse deve iniziare il primo giorno del ciclo mestruale naturale, cioè il primo giorno della mestruazione. È possibile iniziare anche tra il secondo e il quinto giorno del ciclo, ma, in questo caso, si raccomanda di adottare anche un metodo contraccettivo di barriera nei primi 7 giorni di assunzione delle compresse durante il primo ciclo. Passaggio da un altro contraccettivo ormonale combinato, contraccettivo orale di tipo combinato, anello vaginale, cerotto. La donna deve iniziare a prendere Brilleve il giorno dopo l'assunzione dell'ultima compressa attiva del precedente contraccettivo, ma comunque non oltre il giorno successivo al consueto intervallo libero da pillola o il giorno dopo l'assunzione dell'ultima compressa di placebo del precedente contraccettivo. Nel caso si passi da un anello vaginale o da un cerotto, la donna deve iniziare ad assumere Brilleve preferibilmente il giorno della rimozione o al più tardi quando sarebbe stata prevista la successiva applicazione.
Passaggio da un contraccettivo a base di solo progestinico, pillola a base di solo progestinico, iniezione, impianto o sistema intrauterino di rilascio del progestinico. La donna può passare a brilleve in qualsiasi momento se proviene da una pillola a base di solo progestinico e deve cominciare l'assunzione il giorno successivo. Nel caso di un impianto o di un sistema intrauterino di rilascio, l'assunzione di brilleve deve cominciare nello stesso giorno nel quale l'impianto viene rimosso. Nel caso di un iniettabile, l'assunzione di brilleve deve iniziare nel giorno in cui dovrebbe essere praticata la successiva iniezione. In tutti questi casi la donna deve essere avvertita di adottare anche un metodo contraccettivo non ormonale di supporto per i primi 7 giorni d'assunzione delle compresse. Dopo un aborto nel primo trimestre, la donna potrà iniziare immediatamente ad assumere le compresse senza bisogno di ulteriori misure contraccettive. Dopo un parto o un aborto nel secondo trimestre, poiché copyright il periodo immediatamente successivo al parto è associato ad un aumentato rischio di tromboembolia, l'assunzione di brilleve non deve cominciare prima del 21 a 28 giorno dopo il parto nelle madri che non allattano o dopo un aborto al secondo trimestre. La donna deve essere avvertita di utilizzare anche un metodo contraccettivo non ormonale nei primi 7 giorni di assunzione delle compresse di brilleve. Tuttavia, se nel frattempo fossero intercorsi rapporti sessuali, prima di iniziare effettivamente l'assunzione di brilleve, si deve escludere una gravidanza o si deve attendere la comparsa della prima mestruazione, vedere paragrafi 4, 4 e 4, 6. Assunzione irregolare. La protezione contraccettiva può diminuire se si dimentica di assumere le compresse, in particolare se la dimenticanza si verifica durante i primi giorni del ciclo di trattamento. Se il ritardo nell'assunzione di una qualunque compressa è inferiore alle 12 ore dall'ora abituale, la protezione contraccettiva non risulta ridotta. La compressa dimenticata deve essere presa non appena ci si accorge della dimenticanza e le compresse successive devono essere assunte all'ora consueta. Se il ritardo nell'assunzione di una qualunque compressa è superiore alle 12 ore dall'ora usuale o se non sono state assunte 2 o più compresse, la protezione contraccettiva non è più assicurata. Nel caso di dimenticanza di una compressa valgono i seguenti principi. L'assunzione delle compresse non deve essere mai interrotta per più di 7 giorni. Sono necessari 7 giorni di assunzione ininterrotta delle compresse per ottenere un'adeguata soppressione dell'asse ipotalamo-ipofisi-ovaio. Di conseguenza, nella pratica quotidiana possono essere dati i seguenti suggerimenti. Prima settimana. L'ultima compressa dimenticata deve essere presa non appena la donna si accorge della dimenticanza, anche se ciò comporta l'assunzione di 2 compresse contemporaneamente. Le altre compresse devono essere prese secondo il ritmo consueto. Inoltre, nei successivi 7 giorni deve essere impiegato un metodo contraccettivo non ormonale come ad esempio un profilattico. Se durante la settimana precedente si sono avuti rapporti sessuali, si deve prendere in considerazione la possibilità che si sia instaurata una gravidanza. Maggiore è il numero di compresse dimenticate e più ravvicinato all'intervallo libero da pillola, maggiore è il rischio di gravidanza. Seconda settimana. L'ultima compressa dimenticata deve essere presa non appena la donna si accorge della dimenticanza, anche se ciò comporta l'assunzione di 2 compresse contemporaneamente. Le altre compresse devono essere prese secondo il ritmo consueto. Non è necessario impiegare alcun metodo contraccettivo aggiuntivo, a condizione che, nei 7 giorni precedenti la prima compressa dimenticata, le compresse siano state assunte correttamente. Tuttavia, in caso contrario o se le compresse dimenticate sono più di una, si deve usare un metodo contraccettivo non ormonale, come ad esempio un profilattico per i 7 giorni successivi. Terza settimana. Considerata l'imminenza dell'intervallo libero da pillola, il rischio di ridotta affidabilità contraccettiva è maggiore. Tuttavia, modificando lo schema di assunzione della pillola si può ancora prevenire la riduzione della protezione contraccettiva. Adottando una delle 2 seguenti opzioni non vi è pertanto necessità di usare metodi contraccettivi aggiuntivi purché copyright nei 7 giorni precedenti la compressa dimenticata, tutte le compresse siano state prese correttamente.
In caso contrario si deve raccomandare di seguire la prima delle due opzioni e di usare anche un metodo di barriera, come ad esempio un profilattico, nei successivi 7 giorni. L'ultima compressa dimenticata deve essere presa non appena la donna si ricordi di farlo, anche se ciò comporta l'assunzione di 2 compresse contemporaneamente. Le altre compresse devono essere prese secondo il ritmo consueto. Il blister successivo deve essere iniziato subito dopo aver terminato il precedente, cioè senza osservare intervallo libero da pillola tra i 2 blister. In questo caso è improbabile che si verifichi la mestruazione prima della fine del secondo blister. Tuttavia, durante l'assunzione delle compresse, possono presentarsi spotting o emorragia da sospensione. Si può anche raccomandare di sospendere l'assunzione delle compresse del blister in corso. Si deve allora osservare un intervallo libero da pillola che duri fino a 7 giorni, compresi quelli nei quali sono state dimenticate le compresse, e poi proseguire con un nuovo blister. Qualora siano state dimenticate delle compresse e, di conseguenza, nel primo regolare intervallo libero da pillola non si presenti emorragia da sospensione, bisogna considerare l'eventualità di una gravidanza in atto. Raccomandazioni in caso di disturbi gastrointestinali. Nel caso di disturbi gastrointestinali gravi, l'assorbimento può risultare compromesso e deve essere adottata una misura contraccettiva supplementare. Se entro 3-4 ore dall'assunzione della compressa si verifica vomito o diarrea, l'assorbimento può non essere completo. In questo caso si prendono in considerazione le raccomandazioni illustrate sopra nella sezione a euros assunzione irregolare a euro S. Se non si vuole modificare lo schema posologico abituale, si deve prendere una oppia compressa extra da un altro blister. Come spostare la mestruazione da sospensione? Per ritardare la mestruazione la donna deve continuare con un altro blister di Brilleve senza un periodo libero da pillola. Le mestruazioni possono essere ritardate per tutto il tempo desiderato fino alla fine del secondo blister, ma non oltre. Mentre la mestruazione viene ritardata la donna può presentare emorragia da sospensione o spotting. L'assunzione regolare di Brilleve deve essere ripresa dopo un normale periodo di 7 giorni libero da pillola. Per spostare la mestruazione ad un giorno nella settimana diverso rispetto a quello previsto con lo schema abituale, si può consigliare alla donna di abbreviare il successivo intervallo libero da pillola di quanti giorni lei desidera. Più breve a questo intervallo e maggiore sarà il rischio di non avere la mestruazione ma di avere spotting o emorragia da sospensione durante l'assunzione delle compresse della confezione successiva. Questo si verifica anche quando si ritarda la mestruazione. Popolazioni speciali. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di Brilleve nei bambini e adolescenti al di sotto dei 18 anni di età non sono state stabilite. Non ci sono dati disponibili. Compromissione epatica. Brilleve è controindicato in donne con malattie epatiche gravi. Vedere paragrafo 4.3. Compromissione renale. Brilleve non è stato specificatamente studiato nelle pazienti con funzionalità renale ridotta. Controindicazioni. Ipersensibilità ai principi attivi ad uno qualsiasi degli altri componenti elencati al paragrafo 6.1. I contraccettivi ormonali combinati, COC, non devono essere usati nelle seguenti condizioni. Il medicinale deve essere interrotto immediatamente, se una qualsiasi delle condizioni dovesse comparire per la prima volta durante l'uso del COC. Presenza o rischio di tromboembolia venosa, TEV. Tromboembolia venosa a EuroTEV in corso, con assunzione di anticoagulanti, o pregressa, ad esempio trombosi venosa profonda TVP o embolia polmonare EP. Predisposizione ereditaria o acquisita nota alla tromboembolia venosa, come resistenza alla proteina C attivata, incluso fattore V di Leiden, carenza di antitrombina II, carenza di proteina C, carenza di proteina S. Intervento chirurgico maggiore con immobilizzazione prolungata. Vedere paragrafo 4.4. Rischio elevato di tromboembolia venosa dovuto alla presenza di fattori di rischio. Vedere paragrafo 4.4. Presenza o rischio di tromboembolia arteriosa, TEA. Tromboembolia arteriosa e eurotromboembolia arteriosa in corso o pregressa, ad esempio infarto miocardico, o condizioni prodromiche, ad esempio angina pectoris. Malattia cerebrovascolare a euroictus in corso o pregresso
stesso o condizioni prodromiche, ad esempio attacco ischemico transitorio, transient ischemic attack, TIA, predisposizione ereditaria o acquisita nota alla tromboembolia arteriosa, come iperomocistoinemia e anticorpi antifosfolipidi, anticorpi anticardiolipina, lupus anticoagulante, precedenti di emicrania con sintomi neurologici focali, rischio elevato di tromboembolia arteriosa dovuto alla presenza di TIA. Fattori di rischio. Vedere paragrafo 4, o la presenza di un fattore di rischio grave come diabete mellito con sintomi vascolari, ipertensione grave, dislipoproteinemia grave, patologie maligne, accertate o sospette, degli organi genitali o della mammella, se ormonodipendenti, grave malattia epatica, in atto o pregressa, fino a quando i valori della funzionalità epatica non sono tornati nella norma. Tumori epatici, in atto o pregressi, benigni o maligni, emorragia vaginale di natura non accertata, patologia oftalmica di origine vascolare, gravidanza accertata o sospetta, associazione con ritonavir. È controindicato l'uso concomitante di brilleve con medicinali contenenti ombitasvir barra paritaprevir barra ritonavir ed asabuvir. Vedere paragrafi 4 e 5. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Nel caso in cui fosse presente una delle condizioni o uno dei fattori di rischio menzionati sotto, l'idoneità di brilleve deve essere discussa con la donna. In caso di peggioramento, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Le interazioni con altri medicinali che inducono gli enzimi microsomiali, determinando un aumento della clearance degli ormoni sessuali, possono portare a emorragie da rottura e barra o insuccesso del metodo contraccettivo. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere brilleve, compresse rivestite insieme ad altri farmaci come Aerosaprepitante Accorda Euro, Aerosaprepitante Teva Euro, Aerosaptivus Euro, Aerosatanto Euro, Aerosatazanavir Accorda Euro, Aerosatazanavir Dottor Redisa Euro, Aerosatazanavir Crica Euro, Aerosatazanavir Milan Euro, Aerosatazanavir Sandoza Euro, Aerosatripla Euro, Aerosaurantina Euro, Aeroscarbamazepina Ega Euro, Aerosdintoina Euro, Aerosdintoina Lea Euro, Aerosefavirenz più entricitabina più tenofovir disoproxil Milan Euro, Aerosefavirenz entricitabina tenofovir disoproxil Crica Euro, Aerosefavirenz entricitabina tenofovir disoproxil Teva Euro, Aerosefavirenz barra entricitabina barra tenofovir disoproxil Zentiva Euro, Aerosefavirenz Milan Euro, Aerosefavirenz Teva Euro, Aerosemenda Euro, Aerosevotazza Euro, Aerosfenitoin Eikma Euro, Aerosgamibetal Complex Euro, Aerosgardenale A Euro, Aerosivemenda Euro, Aerosluminale, compressa Euro, Aerosmavireta Euro, Aerosmicobutina Euro, Aerosmisolinea Euro, Aerosnabaxona Euro, Aerosnevirapina Milan Euro, Aerosnevirapina Sandozgba Euro, Aerosnevirapina Teva Italia Euro, Aerosoxcarbazepina Technigen, compresse rivestite a Euro, Aerosriataz, capsula Euro, Aerosrifadina Euro, Aerosrifatera Euro, Aerosrifina Euro, Aerosrifocina Euro, Aerosustiva Euro, Aerostargretina Euro, Aerostegretola Euro, Aerostelzir, compressa rivestita a Euro, Aerostelzir, sospensione a Euro, Aerostolepa Euro, Aerosviramune a Euro, Aerosvosevia Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere brilleve, compresse rivestite durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere brilleve, compresse rivestite durante la gravidanza e l'allattamento. Gravidanza. Il prodotto non è indicato durante la gravidanza. Se si verifica una gravidanza durante l'utilizzo di brilleve, bisogna interrompere il trattamento. Estesi studi epidemiologici non hanno rilevato alcun aumento, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati effettuati studi sulla capacità di guidare e di usare macchinari. Nessun effetto sulla capacità di guidare e di usare macchinari sono stati osservati nelle utilizzatrici di contraccettivi orali.
Effetti indesiderati. Descrizione di alcune reazioni avverse. Nelle donne che usano coca è stato osservato un maggior rischio di eventi trombotici e tromboembolici arteriosi e venosi, tra cui infarto miocardico, ictus, attacchi. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non sono stati riportati effetti negativi gravi dovuti a sovradosaggio. In questa circostanza possono presentarsi sintomi quali nausea, vomito e, nelle donne, emorragia da privazione. L'emorragia da sospensione può verificarsi anche nelle ragazze prima del menarca, se assumono accidentalmente il medicinale. Non vi sono antidoti ed un ulteriore eventuale trattamento deve essere sintomatico. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Contraccettivi orali sistemici. Associazioni fisse estroprogestiniche. Codice ATC. G03A10. L'effetto contraccettivo di Brilleve si basa sull'interazione di diversi fattori, i più importanti dei quali si ritiene siano l'inibizione, proprietà farmacocinetiche. Gestodene. Assorbimento. Il gestodene, somministrato oralmente, viene assorbito rapidamente e completamente. I livelli massimi serici di 3-5 Ng/ml sono raggiunti circa dopo un'ora dopo somministrazione orale. La biodisponibilità ha dati preclinici di sicurezza. Gli studi di tossicità a lungo termine con dosi ripetute per la valutazione di una possibile attività oncogena non rivelano potenzialità tumorigena nel caso di uso terapeutico del preparato nell'uomo. Elenco degli eccipienti. Nucleo della compressa. Calcio edetato disodico. Magnesio stearato. Povidone K. 25. Amido di mais. Lattosio monoidrato. Acqua purificata. Rivestimento della compressa. Povidone 90F. Macrogol 6000. Talco. Calcio carbonato. Saccarosio. Cera. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Brilleve, compresse rivestite a base di gestodene più etinilestradiolo sono Estinette, Fedra, Gestodiol, Armonet, Mimarigold. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.